Ci siamo ragazzi, siamo nella settimana del weekend del Mugello, tra poco si parte e quindi come sempre facciamo il pre-gara parlando di tutte le ultime notizie che sono circolate e di cosa possiamo aspettarci da questo fine settimana. Prima però devo fare qualche reminder: iscrivetevi e attivate le notifiche non solo per continuare a supportare il mio lavoro e vedere video così, ma perché dal Mugello arriveranno molti contenuti. Come vi ho detto ci sarò, abbiamo sistemato le ultime cose e vi dico solo che uscirà un video vlog di tutti i 3 giorni, quindi sarà veramente fighissimo, ma non solo, perché da venerdì a domenica arriveranno 3 video direttamente dal circuito. E come saranno fatti questi 3 video? Saranno video riassuntivi della giornata dove girerò un po' per il paddock e altre zone, sia per fare un recap di quello che è successo con delle considerazioni veloci, ma anche per farvi vedere certe cose nascoste. Quindi la premessa è che spero di riuscire a caricare questi video perché il tempo è veramente tutto molto serrato, c'è molta confusione, quindi spero di trovare il tempo per parlare velocemente di quello che succede. Quindi ci conto e state collegati per vedere questi video che arriveranno dal Mugello. Sarà una specie di diretta ma registrata dove lascerò spazio anche all'improvvisazione e alle cose che possono succedere mentre registro, sperando ovviamente di trovare i tempi necessari per riuscire a farlo. Fatta questa premessa, fatemi sapere nei commenti se ci sarete e state sempre collegati anche e soprattutto sul mio Instagram, dove vi aggiornerò passo per passo e vi mostrerò anche dei contenuti che qui sul canale non usciranno, anche perché dobbiamo arrivare a 50.000 followers e siamo ancora lì a 47.500. Sono spesso in giro ultimamente perché lo scorso fine settimana ero di routine a Cremona con i trofei motestate per il secondo round, dove c'erano anche le bagger con la prima gara della stagione del campionato europeo, doppietta per Ruben Chaus, che presto facciamo ritornare anche sul canale per parlare un po' della MotoGP. E fa un caldo allucinante, infatti mi vedete così in canottiera, anche se io comunque abito a 800 metri in montagna, in provincia, così, però già mi sono assorbito il caldo di Cremona. Arriverà anche il Mugello che ragazzi ci sarà, non so le temperature, vabbè non le voglio neanche immaginare. Questo per dire che al Mugello ci sarà anche il secondo appuntamento del campionato mondiale delle bagger dopo l'esordio a Austin. E vedremo in pista Andrea Iannone, che come ho già detto in qualche video passato sarà uno dei piloti del campionato con il team Niti Racing e ha già iniziato a prendere confidenza con la bagger dopo un primo test effettuato a Misano. E rimanendo proprio in tema con il circuito romagnolo, nella giornata di ieri, di martedì e di oggi mercoledì ci sono in pista i test team di Aprilia, KTM, Yamaha, Honda e Ducati in modalità privata, dato che l'ultimo test ufficiale come sappiamo è stato fatto a Barcellona lo scorso lunedì e si lavorerà in vista del weekend del Mugello e non solo, perché c'è chi lavorerà sullo sviluppo delle Moto 1000 e poi delle 850, quindi ci saranno a disposizione sia le gomme Michelin che Pirelli. Tra l'altro, come si è vociferato, motorsport.com ha riportato che la Ducati ha affittato il circuito, con gli altri costruttori che devono pagare la quota classica per l'utilizzo in pista. C'era Michele Piero che si è concentrato sullo sviluppo della GP26 di quest'anno e c'era anche Niccolò Bullega che continua il lavoro con la 850 e continuano a uscire indiscrezioni sui suoi tempi. L'attuale leader del mondiale Superbike che ritroveremo in pista questo weekend ad Aragon in concomitanza con il Mugello, secondo quanto fa sapere GP1 nella giornata di ieri ha girato in 1.31.9 facendo circa 50 giri su temperature elevatissime oltre i 30 gradi. È stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1.32 mettendosi a meno di 2 secondi dal record della pista di Bagnaia in 1.30.0 registrato nel 2024. Quindi continua la carica di Bullega per ottenere la seconda sella del team VR46. Come ho detto, per il lavoro svolto negli ultimi anni una chance la merita in MotoGP, chiaramente non aspettandosi grandi cose perché il livello del campionato e anche del pilota sarà diverso e si ridimensiona. Credo che per il percorso dimostrato negli ultimi anni, per meritocrazia, a mio modo di vedere, sono Bullega e Marini quelli che meritano una sella in MotoGP, che sia VR46 o no. Vietti per me non è pronto e Morbidelli ormai il suo l'ha fatto. E dunque prepariamoci per il weekend del Mugello. Sarà un fine settimana molto interessante ragazzi, perché potrebbero arrivare dei segnali e delle risposte per il campionato, che chiaramente non andranno a decidere una stagione perché è ancora molto lunga e per me non è assolutamente un weekend spartiacque. Ci sono ancora tante gare, tante sprint, la stagione finisce a dicembre, quindi ce ne sarà ancora. Segnali e risposte in primis da Bezzecchi, che dopo aver perso quello smalto di velocità dominante che aveva nelle prime 3 gare, deve tornare a fare un weekend altisonante per dare appunto un segnale, anche in casa propria. Martin arriva più in forma del Bez nonostante il fatto che a Barcellona non abbia raccolto nulla a conti fatti, però quello che ha proposto in pista era un livello molto alto ed era uno dei papabili per la vittoria. Poi ci si mettono anche i fattori che nelle corse possono capitare, ma è il più veloce attualmente.
Sarà curioso capire anche il livello dell'Aprilia in confronto alla Ducati su una pista dove Borgo Panigale ha sempre fatto fuoco e fiamme, quindi prepariamoci a vedere un Di Giannantonio bello in forma e anche Bagnaia per l'area di casa, che vediamo se si rifletterà anche in pista, perché con Pecco il discorso è un po' diverso, perché se riesce a partire bene, che lo vediamo subito davanti, potrà essere un weekend di soddisfazioni. Se invece inizia già a stare fuori dai 10 sin dal venerdì, sarà più difficile. Vediamo anche le KTM con Acosta e Bastianini, perché Enea qui soprattutto ha fatto vedere una buona velocità. Potremmo vedere in pista Takaki Nakagami al Mugello, non in veste di wildcard ma come sostituto di Zarco, dato che a Misano a fare i test potrebbe fare la tirata di spostarsi al Mugello. Molto probabilmente dovremmo vedere un sostituto, perché il regolamento della FIM obbliga qualsiasi squadra ad avere un pilota sostituto per un pilota infortunato se tra il giorno dell'infortunio e la gara successiva trascorrono 10 o più giorni. Michele Pirro sostituirà Alex Marquez infatti per il round italiano e chissà se la prossima settimana in Ungheria verrà data una possibilità a Nicolo Bullega, perché appunto di Pirro hanno detto solo per il Mugello e non già da subito sia l'Ungheria che l'Italia. Bullega arriva bello fresco dall'Unplanned in Ungheria con la Superbike, la prossima settimana le derivate non corrono, quindi potrebbe essere un'opzione, io la butto lì come suggestione. E calma, non mi sono scordato di lui, di Marc Marquez, che ci sarà al Mugello, ha dato l'annuncio sui suoi social. Arriverà in Italia per ottenere il fit definitivo dai medici del circuito il giovedì mattina, così potrà avere l'ok per correre, che molto probabilmente arriverà perché dal suo ultimo controllo medico ha avuto il via libera. Come vediamo dalla foto ha ancora il tutore al piede sinistro, dunque questo fine settimana di Marc Marquez ci aiuterà a capire in che stato si trova dopo l'ultima operazione e che margini di miglioramento potrà avere. Io penso che questo rientro non derivi dalla fretta e dalla voglia di tornare, perché l'esperienza parla chiaro, anche come abbiamo visto dall'Indonesia oggi. Quindi per me non è un weekend dove lui decide di tornare perché dice oddio se non torno qui il campionato è già spacciato. Certo, altri punti persi non farebbero bene, però non sono di quest'idea, anche perché come vi ho detto prima la stagione è lunga e anche se fossi rientrato già una settimana dopo in Ungheria, ma anche volendo a Brno, ci sarebbero tutte le carte in regola per tornare in lotta per il titolo. Quindi io non penso che sia una scelta dettata dalla fretta di voler tornare, perché se ha l'ok vuol dire che può correre decentemente, perché altrimenti avrebbe potuto dire salto questa settimana del Mugello e rientro già la prossima in Ungheria che è subito lì. Sarà un weekend invece in cui potremo capire in che stato si trova. Dato che viene a correre penso che la situazione appunto possa essere buona, perché all'inizio si pensava che correre al Mugello fosse abbastanza frettoloso e che il rientro a Brno fosse l'ipotesi della maggior calma e tranquillità senza fretta. Dunque io non ho aspettative del tipo se non è davanti è un flop, se è davanti iniziamo già a capire che il livello è abbastanza alto. Sarei più stupito invece se avesse qualche problemino, perché se ha fatto i controlli e ha avuto l'ok ci fa già capire che è messo abbastanza bene. Quindi potrà essere, non lo escludo, un fine settimana dove è già veloce, oppure uno dove se la prende leggera per fare chilometri, prendere punti e vedere come sta. Prima di addentrarci verso la fine di questo pre-gara dobbiamo ritornare a parlare del circuito del Brasile, perché ci sono ancora dei problemi con l'asfalto dopo che l'avevano chiuso per 45 giorni per sistemarlo dopo i disastri che ci sono stati in MotoGP. Lo scorso weekend si è svolta la prima competizione dopo lo stop per i lavori, una tappa del campionato Stock Car. E sono saltati di nuovo fuori dei problemi, questa volta alla curva 6, in cui si è staccato uno strato di asfalto. Il sito brasiliano O Popular ha riportato che l'autodromo verrà di nuovo chiuso per i lavori nel mese di giugno e questa volta l'interruzione delle attività potrebbe essere anche di 2 mesi per fare il nuovo asfalto nel migliore dei modi. Di sto passo arriviamo al punto che anche l'anno prossimo in MotoGP ci ritroviamo ancora con dei problemi a forza di andare avanti con le sistemazioni ogni mese. L'ultima notizia proprio esotica che è uscita in queste ultime ore continua ad accomunare sempre di più MotoGP e Formula 1. Non è niente, meno male, che riguardi il regolamento, show strani di spettacolo e altre cose così, ma parliamo di Ross Brawn che è entrata a far parte del consiglio di amministrazione del team Pramac. E in questo ruolo sarà un advisor, un consulente strategico in sostanza, di Paolo Campinoti. Un colpaccio se si può dire, perché non servono presentazioni per sapere chi è Ross Brawn. Ha costellato la sua carriera di innumerevoli successi in Formula 1. Ha vinto 22 titoli mondiali, 11 tra piloti e 11 tra costruttori. È stato direttore tecnico della Ferrari nell'era dominante di Schumacher, contribuendo ai 5 titoli consecutivi del tedesco dal 2000 al 2004. E prima ancora aveva vinto con Benetton nei titoli 94 e 95. Nel 2009 ha compiuto la grande favola della Brown GP, quando comprò il timone
onda per una cifra simbolica, correndo senza sponsor, senza nulla, rischiando pure di non riuscire a partecipare, e con Jenson Button ha vinto il mondiale. Poi dall'anno successivo quella scuderia sarà acquistata dalla Mercedes, di cui Ross rimase team principal fino al 2013. Dal 2017 al 2022 è stato anche responsabile sportivo e tecnico della Formula 1 sotto Liberty Media, contribuendo alla creazione delle regole moderne, quindi anche lui i capi li conosce per mediare e fare cose di relazioni. Brown era considerato il genio strategico per i pit stop, la lettura delle gare e l'interpretazione dei regolamenti. Quindi per lui arriva una nuova sfida in un mondo completamente diverso, e l'influenza di Paolo Campinotti dentro il paddock penso che sia clamorosa, perché a mio parere è uno degli uomini più potenti del sistema MotoGP, perché ha un sacco di conoscenze e pubbliche relazioni. Lo sponsor Lamborghini, quello di Alpine che già ci aveva fatto un collegamento con la Formula 1, e adesso Ross Brown, cioè incredibile. Chiudiamo quindi con un bel botto questo pre-gara, perché è una notizia molto esotica e particolare. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa vi aspettate dal Mugello e soprattutto se ci sarete. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi e attivare le notifiche, ma adesso, in questo momento, così arrivate pronti, perché vi ho detto che i contenuti dal Mugello non mancheranno. Ci divertiremo un casino e ci vediamo là. Ciao!